Prendiamo questo dizionario, sapete tutti quanto può pesare un dizionario? Proviamo a appoggiarlo sopra. Ciao amici e bentornati su Stranger Lab. Oggi voglio farvi vedere una cosa fighissima. Ho stampato con la stampante 3D una struttura di Tensegrity, non so se avete mai sentito parlare di Tensegrity o Tensegrità se vogliamo dirla in italiano. Praticamente, per dirla in parole povere, è una struttura formata da due parti solide che vengono tenute insieme da dei fili o comunque delle parti flessibili. Ma ne parleremo dopo la sigla. Allora, bentornati. Quindi cercando un attimo, anche con l'aiuto di Google, la definizione di tensegrità, è un principio strutturale in cui elementi rigidi sono mantenuti sospesi all'interno di una rete continua di elementi flessibili, creando una struttura autostabilizzante. Diciamo che questa è la definizione abbastanza precisa e dettagliata di quello che ho detto prima, magari un po' più corretta anche di quello che ho detto io prima, ma cominciamo subito col farvi vedere il processo di stampa iniziale della struttura. Qui potete vedere la fase iniziale di stampa del primo elemento. Qui invece possiamo vedere la fase finale di stampa del secondo elemento, qui la fase finale di stampa dei bottoncini che servono a tenere in tensione il filo, e qui inizia il montaggio vero e proprio. Come vedete ci sono questi due pezzi che devono essere in qualche modo legati l'un con l'altro per formare una specie di stand, una specie di tavolino. E per far questo userò del filo di nylon, per fare in modo che i due fili che tengono unite le due forme si vedano il meno possibile. Qui tolgo la plastica dai bottoncini che serviranno per tenere teso il filo di nylon. Userò un pezzo di graffetta da infilare, come vedete, dentro quel buchino della prima forma, in modo che possa usarla per reggere il filo di nylon, come vedrete tra poco. Metto anche un po' di super attack per tenere la parte metallica salda alla forma in plastica. Faccio lo stesso lavoro con la parte bianca del tavolino Tensegrity. Ok, poi passo a legare la prima parte di filo di nylon alla prima parte del tavolino Tensegrity. Faccio la stessa cosa con la parte bianca, quindi diciamo che la prima parte da legare tra le due forme è proprio la parte più a punta. Ok, come vedete questa è la lunghezza da dare al primo filo di nylon. Ok, ora passiamo alla seconda parte del montaggio. Praticamente si fanno passare i fili di nylon tra i buchi delle due forme triangolari e per bloccare il filo si usa il bottoncino che avete stampato prima. Per fare ancora più grip ho fatto un nodo, poi come vedete si usa il bottoncino per tenere bloccato il filo di nylon. Ok, qui siamo già nella parte finale del montaggio. Come vedete ho stretto i bottoncini della parte nera della struttura e ho lasciato un po' più larghi invece i bottoncini della parte bianca della struttura. In questo modo, come vedete, posso regolare la tensione dei cavi per fare in modo che la struttura sia dritta e allo stesso tempo i fili siano abbastanza tesi da mantenere la struttura abbastanza solida. Una volta ottenuta la tensione desiderata, procedo a stringere i bottoncini con una pinza in modo da farli andare fino in fondo. Poi taglio la parte rimanente del filo avanzata e diciamo che il nostro tavolino Tensegrity è pronto per i primi esperimenti. Allora, per il primo esperimento ho preso un telefono e l'ho poggiato sopra. Sapete più o meno quanto pesa un telefono, sarà circa 200-300 grammi, e vedete che la struttura regge abbastanza bene. Diciamo che i cavi esterni si flettono un po', ma la struttura funziona. Ora proviamo con una chiave da idraulico. Vediamo un po'. Sembra un po' instabile. Vediamo. E qui probabilmente capita quello che non volevo capitasse. Aspettate ancora un attimo. Non riesco a far stare la chiave in posizione e niente. Ho rovinato la mia struttura Tensegrity. Allora, vi faccio un piccolo riassunto di quello che è successo. Quindi, come vedete, qui i cavi si sono allentati, diciamo. E tra l'altro, avendo io fatto l'errore di aver tagliato tutto il disavanzo dei cavi in nylon che c'erano prima, non posso più sistemare la struttura. E tra l'altro, vi dirò anche un'altra cosa, i bottoncini in plastica che sono usati per fermare il filo di nylon non si possono più togliere. Quindi cosa ho fatto? L'unico modo per riusare questa struttura era quella di sfruttare il fatto che, come vedete, questi bottoncini che vi sto facendo vedere sono ancora usabili. Quindi sono usabili sia questi della parte bianca, quelli che sono sulla parte angolare, e sia quelli centrali della parte nera. Quindi cosa ho fatto? Ho ristampato altri 6 bottoncini, ho tagliato i cavi e sono riuscito a sfruttare le due parti per ricostruire un tavolo Tensegrity senza doverne stampare un altro. Ed eccolo qui, ce l'ho qui davanti.
Quindi questa è la mia nuova struttura Tensegrity costruita riusando i vecchi due pezzi e quindi riusando i buchi per il filo che non erano stati usati nella precedente versione. E facciamo l'esperimento del telefono giusto per assicurarci che funzioni ancora. Ok, come vedete il telefono viene retto perfettamente. Ora facciamo un test estremo, giusto per avere un po' più di visualizzazioni nel video. Prendiamo questo dizionario, sapete tutti quanto può pesare un dizionario. Proviamo a appoggiarlo sopra. Io credo che si stia per rompere. Potrei mollarlo, ma non credo che stia in piedi. Quindi niente, esperimento del dizionario fallito. Anzi, guardate, mi si sono anche allentati dei cavi. Ok, purtroppo questa volta l'esperimento non è andato benissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Anche per oggi è tutto, alla prossima.